Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, nuovo test di Power Station che ho lì già da un po'. Arriva dal sito Geekmal, è una Power Station di una marca che si chiama SolarPlay. Le vendono anche su Amazon, costano qualcosina in più, parliamo di prodotti economici, ma economico non sempre vuol dire scarsa qualità, mi riservo di trarre le conclusioni a fine video. Si chiama Q2501, è una Power Station da 2400 watt con 2160 Wh di accumulo, quindi una Power Station media, 2 kW d'accumulo e 2400 watt di potenza, andiamo a finire sugli AC200, le Fosfibot F2004, insomma quella fascia lì, al netto di un prezzo che in questo caso è inferiore agli 800 euro, 789 euro in questo momento. Se trovo dei coupon eccetera me li riesco a far dare, ve li metto tutti in descrizione. Per una Power Station compatta, leggera, pesa circa 6 kg, 6 kg e 2, non è pesante. Partiamo quindi coi piedi di piombo in una recensione. Mi raccomando, prima iscrivetevi al canale così lo facciamo crescere, porteremo prodotti sempre più importanti. Facciamo un po' di test, anche qui ormai con le Power Station i test da fare sono sempre quelli, però alla fine quello che interessa di più è vedere le modalità di ricarica, quanto carica dai pannelli. Proverò poi a collegarla alla casa per vedere come si comporta con le luci eccetera. Insomma, cerchiamo di fare qualche test per capire che tipo di prodotto è. Partiamo con lo spacchettamento e andiamo avanti con tutte le prove. Allora, spacchettiamo la SolarPlay, scatola con tutte le caratteristiche principali già menzionate, quindi la FPO 4, capacità 2 kW e 16, 2160 Wh, uscita 12, insomma tutte queste cose che vediamo poi insieme. Non abbiamo la doppia scatola, abbiamo però una buona protezione superiore. Nella scatola troviamo subito il manuale, vediamo un po' che lingue abbiamo, e abbiamo a pagina 13 anche comunque l'italiano. Allora, eccola qui, fondamentalmente un cubo, non è neanche troppo grossa perché misura 39 x 28, alta 33 e con una forma abbastanza regolare. Dunque, tutta la parte frontale con display, comandi eccetera. Sulla parte superiore abbiamo tutta questa superficie in questa plastica grigia con i maniglioni. Non abbiamo dei materiali rugged che danno sensazione di robustezza, gomma o comunque plastica non croccante, perché qui è tutto abbastanza croccante. È chiaramente un prodotto di fascia un po' più bassa, costa meno, però vediamo se poi ha delle caratteristiche che riescono a giustificarne comunque l'acquisto. Qui sopra ci ricorda che ha 2400 watt di potenza e che ha 2160 Wh di accumulo, e qui abbiamo un cassettino. Questa cosa è sempre simpatica e utile, abbastanza posticcio anche lui, però almeno abbiamo la chiusura a pressione, perché dentro troviamo l'ingresso MC4 che, anche se non abbiamo grosse potenze in gioco, ha comunque un innesto XT90 che è sempre migliore dell'XT60, su questo non c'è dubbio. Dovrebbe diventare lui lo standard, anche se è un pelino più grosso e costerà magari qualche centesimo in più comprarlo, però abbiamo un passaggio di corrente maggiore e una sicurezza superiore al classico XT60. Abbiamo poi gli MC4 che sembrano di buona fattura e abbiamo anche un cavo che non è neanche troppo piccolo. Poi cavo di ricarica diretto col 220 e null'altro. Allora, sulla parte destra abbiamo due griglie per la reazione, vedremo se ci sono poi delle ventole, bottone per l'intervento della protezione sulle sovracorrenti. Qui abbiamo un altro sportello e non bisogna infilare dita, unghie e cacciaviti per aprirli, ma anche qui abbiamo la chiusura a pressione. Magari non è robustissima, però è molto comoda. Inverter onda pura, ormai praticamente uno standard, e qui abbiamo l'ingresso per l'MPPT, quindi l'XT90, da 11.5 a 48 volt e comunque può tirare fino a 500 watt. Ingresso 220 volt, dove al massimo tira 1100 watt. Ingresso diretto XT90, tutto fatto molto bene, e due sciuco in uscita, quindi per usare le prese in uscita del 230 volt dobbiamo comunque aprire lo sportello e poi attivare con questo tasto. Le ventole sono da questa parte, quindi di là ci sono solo griglie, perché qui abbiamo appunto queste due ventoline, sempre tutto abbastanza croccante.
questo va detto. Sulla parte sotto abbiamo 4 piedini in gomma, nella parte dietro abbiamo la targhetta della macchina con le caratteristiche principali: modello, capacità, potenza, abbiamo già visto l'ingresso solare, funziona in modalità UPS fino a 1100 watt, marchio c'è, ROS e tutto quello che serve. Passiamo ora alla parte frontale, logo della macchina, qui abbiamo la luce, display, accensione, qui abbiamo un selettore di ricarica che non è una manopolina come i Fossibot ma è un pulsante con dei LED. Tutta la parte a 12 volt con presa 12, due uscite 12 volt 3 A con l'attacco da 5,5 che a qualcuno possono sempre servire, e abbiamo invece l'XT60 in uscita 12 volt 25 A. Questo assolutamente non è male, vi dico già che molto probabilmente questa finirà in officina perché mi viene molto comodo avere 25 A sul 12 volt. Tutta la parte in DC che si attiva da questo pulsante, tutta la parte delle USB col suo pulsante, dove abbiamo due Type A Quick Charge 3.0 e una, due, tre Power Delivery da 20 Type-C e una Power Delivery da 100 watt con loro pulsante. Va bene, accendiamola. Arriva al 29%, un po' bassina, è già impostata a 50 Hz, sono già partite le ventole, c'è anche il LED che lo segnala, quindi fa una specie di check che va benissimo. Display molto basilare, abbiamo l'uscita all'ingresso, quindi iniziamo a testare la luce che è abbastanza calda, ad ogni pressione va in modalità emergenza eccetera, poi si spegne. Quando è accesa abbiamo anche la segnalazione come se non ce ne accorgessimo. Per spegnerla bisogna fare tutto il giro. USB le accendiamo e si attiva quello, parte in DC la accendiamo e si attivano questi due, quindi accendi sigari XT60, accendiamo la parte in AC, si attiva la spia dell'AC, quindi in questo momento abbiamo attivato tutte le uscite. Il pulsante di ricarica vedete che imposta da 300 e lo scrive a display, 500, 700, 900 o 1100. Rimane l'indicazione sul LED e mentre diamo il comando lo scrive a display finché non lo acquisisce. Molto basilare ma comunque ha una sua logica di funzionamento interessante. Facciamo subito la prova, entriamo direttamente col 220. Va in modalità UPS, mi dà un input che sale abbastanza in fretta ma comunque gradualmente e si attesta esattamente ai 1100 watt che abbiamo impostato. Se la portiamo a 300 prende il comando e ci riporta giù come potenza fino ai 300 watt impostati. Concetto di selezione di ricarica rapido e comunque fa il suo. Vediamo cosa succede se utilizziamo un ingresso fotovoltaico insieme all'ingresso AC. Quindi colleghiamo l'XT90 che però è molto corto. Proviamo adesso a dare un 48 volt con un alimentatore a 25 A. Vedete che va a tirare immediatamente i 500 watt che può, addirittura riesce a tirarne 520. In questo momento stiamo caricando in DC, spegniamo tutte le uscite, vedete che segnala l'ingresso come XT90, non come pannelli solari, però sto simulando un ingresso fotovoltaico perché tra l'altro piove. Vedete che l'MPPT lavora tranquillamente, sta caricando i suoi 500 watt e tra l'altro non partono neanche le ventole. Cosa succede se integriamo anche il 230 volt? Esattamente somma i 300 impostati ai 500 del fotovoltaico. Se io invece questo lo porto al massimo a 1100, prende il comando e mi porta a 1600 watt. E al massimo può caricare con 500 watt di ingresso fotovoltaico e 1100 watt sulla ricarica AC. E anche qui abbiamo visto che tutto quadra, tutto funziona bene. Tra l'altro adesso sta caricando a 1600 watt e non sono ancora partite le ventole. La lascio un po' in carica con questa alta potenza, anche se non fa mai benissimo le batterie, però chiaramente con 1600 watt riusciamo a caricare, se abbiamo bisogno, i 2 kW di accumulo in tempi abbastanza brevi. Anche se non abbiamo l'uscita abilitata mi segnala comunque l'UPS perché c'è il 220 in ingresso. Facciamo che testare immediatamente la velocità di intervento. Attiviamo la parte AC, luce accesa, proviamo a staccare il 220, un piccolissimo sfarfallio ma accettabile, tempo di intervento molto veloce.
e anche quando riattiva la ricarica quasi impercettibile. Facciamo il test fase monofase, vedete che con il 220 in ingresso esce monofase e ovviamente staccando il 220 abbiamo invece un'uscita bifase. Lei continua a caricare a 1600 watt, non è ancora partita la ventola. Allora, un'altra cosa che sto iniziando a testare con le Power Station è la forma dell'onda sinusoidale. Questa è l'onda sinusoidale pura che abbiamo in modalità UPS. Chiaramente, andando a togliere l'alimentazione, abbiamo un'onda che è questa. Ora, senza scendere più nel tecnico, senza stare a usare attrezzature professionali che non serve, vediamo se nel proseguo dei prossimi video, facendo questa prova, riusciremo ad ottenere dei risultati almeno a primo impatto visivi che diano un'indicazione di quanto sia effettivamente pura l'onda sinusoidale. Ma il test che alla fine mi dà un vero riscontro sono le luci del mio ambiente, perché avete già visto in altri video che quando abbiamo un'uscita non proprio perfetta tendiamo ad avere qualche sfarfallio. Lei sta continuando a caricare nel mentre e non sono ancora partite le ventole. La portiamo al 100%, poi iniziamo a fare un po' di prove di potenza. Allora, intanto sono partite le ventole di raffreddamento che vengono indicate sul display e le sentiamo girare. 53 dB, non sono rumorosissime, però si sentono. La accendiamo, è al 100%. Tra l'altro mi sono appena accorto che se ci si appoggia sopra scricchiola, però abbiamo capito che a livello strutturale di plastiche non è il massimo. Stiamo cercando di capire invece come funziona e fino adesso non è andata male. Attiviamo l'uscita C e partiamo con la prova della pistola termica. Velocità 1, potenza 1. Vedete che ha avuto un piccolo spunto, poi è scesa, 60 watt. 250, saliamo di temperatura, ok, siamo a 700 watt, saliamo ancora, siamo a 1200, saliamo ancora, siamo a 1400 e parte la ventola, chiaramente non si sente perché la pistola fa più casino, saliamo a 8, arriviamo a 1500, andiamo direttamente al massimo, siamo a 1600 watt, la lascio qualche minuto a 1600 watt e vediamo se è stabile. A few moments later. Ok, l'ho lasciata girare qualche minuto ed è rimasta stabile, la batteria sta scendendo piano piano, non ha avuto un tracollo, quindi va tutto bene. Adesso abbasso un po' la potenza di questa che è regolabile, attacco un altro asciugacapelli e siamo adesso a 1300. Allora, siamo adesso a 2350 watt circa, che è il suo massimo di potenza continua. La lascio un attimo a questa potenza per vedere se anche qui rimane stabile e poi provo a mandarla in blocco. One eternity later. Ok, direi che può bastare. Ha retto senza problemi un carico importante di questo tipo. Hanno sempre girato le ventole e vi faccio sentire che è leggermente aumentata la velocità e siamo passati a circa 69 dB di rumore. Di qua aspira, di qua esce un'aria abbastanza calda ma non bollente, non preoccupante. La percentuale è scesa graduatamente, quindi fin qui tutto normale. Ora provo a mandarla in blocco perché ormai dobbiamo farlo. Come succede in altri casi non va in blocco, ma sentite che è scesa la velocità e la potenza delle pistole termiche perché comunque arriva a 2500 watt e di più non dà, quindi limita la potenza in uscita, non continua a mandarla per poi andare in blocco. Va bene, a livello di potenza quello che deve fare lo fa. Poi chiaramente ragazzi questi video servono a farvi conoscere un prodotto, a farvi vedere come funziona. Io poi non posso dirvi se un utilizzo a 2400 watt permette di far sopravvivere la Power Station per X mesi, anni eccetera, però almeno dai primi test iniziamo a capire se almeno le funzioni minime che deve fare le assolve. Ok, prova C superata, però superata più o meno, siccome che è una Power Station da 2400 watt che magari qualcuno vuole anche usare a casa per alimentare una parte della casa, per non caricare eccessivamente una linea da 2,5, adesso faccio la solita prova, la collego all'impianto elettrico di questa zona per vedere come si comportano le luci, computer eccetera. Allora, ho collegato il carico della casa del piano interrato all'uscita, stiamo tirando adesso 400 watt. Vi faccio vedere con piacere che la mia luce con i tubi a LED, che a volte sfarfalla, funziona invece
molto bene. Come funziona bene tutta la parte, diciamo, dello studio, questo ve l'ho fatto vedere nel video e come l'ho costruito. Quindi il computer si sta avviando, tutto stabile, nessun problema, tutta la roba elettronica funziona senza nessunissimo problema. L'altra luce che ho qui, sempre con i tubi a LED, nessun problema, ma soprattutto questa, che è quella che di solito sfarfalla e che segnala un'uscita sinusoidale pura, che tanto pura non è. Abbiamo visto che invece funziona bene. Il test che si fa con l'oscilloscopio per vedere poi la forma dell'onda quando esce bifase, secondo me lascia il tempo che trova. Controlliamo ancora le altre luci, anche in cantina, anche questa LED, ma nessunissimo tipo di problema. Come tutta l'attrezzatura elettronica, i caricabatterie eccetera, funziona tutto regolarmente. Direi che la prova uscita fase l'abbiamo superata alla grandissima. Ragazzi, mi sta quasi stupendo questa Power Station. Allora, il fatto che funzioni tutto bene e che sia costruita un po' così, un po' con plastica economica eccetera, chi se ne frega. È chiaro, qua non abbiamo funzioni smart, applicazioni, possibilità di fare chissà cosa, però per il puro uso di uscita, di alimentazione, adesso proviamo anche le parti in DC, diciamo che sta facendo benissimo il suo. Allora, test delle porte DC, sto caricando con tutte e 6 le porte circa 30 watt, abbiamo un telefono, 2 GoPro, 2 microfoni e una power bank che sta caricando regolarmente in modalità power delivery. Stiamo tirando 30 watt e funziona tutto senza nessun problema. Va bene, l'ho testata per un po', sto continuando ad alimentare il piano dell'abitazione e funziona tutto bene. Non ho avuto modo di testare l'uscita XT60 12 volt 25 A, ma lo farò perché probabilmente la userò per il circuito luci in officina. SolarPlay che oltre, ecco, anche gli sportelli diciamo che non sono proprio il massimo. SolarPlay che vende anche pannelli solari portatili come questo da 200 watt. Non riesco a provarlo perché c'è il diluvio universale da giorni, però possiamo vedere di che prodotto parliamo. In questo caso parliamo di un pannello da 200 watt diviso in 4 sezioni con 4 chieli ai 4 angoli, tessuto. Abbiamo i supporti posteriori con la cinghia per l'angolazione, maniglie, chiusura da questa parte, una volta chiuso rimane a maniglia in questo modo, viene trasportato con la parte sotto aperta ma che rimane ancorata con dei velcri. Cosa abbiamo a livello di connessioni? Abbiamo una semplice uscita MC4 con circa 1 metro di cavo. Come specifiche parliamo di un pannello da 200 watt monocristallino con tensione di 18 volt e corrente di 11 ampere. Volevo testare la ricarica a 12 volt in auto, ma purtroppo non ho nessun cavo accendisigari XT90. Comunque come range di ricarica parte da 11.5 volt e dovrebbe caricare verosimilmente a 100-120 watt al massimo. Insomma, un po' di prove le abbiamo fatte. Non gli avrei dato 2 lire, ma proprio neanche 2, e invece ha un form factor, una dimensione, una managgevolezza che le permettono di essere trasportata con facilità. Funziona bene, non abbiamo nessun dato particolare, però abbiamo la modalità UPS, abbiamo la possibilità di scegliere in modo rapido a quanto caricare e sappiamo che è comoda anche con camper eccetera. Abbiamo un'uscita molto stabile anche pur essendo bifase, avete visto che non mi dà nessun problema sulle luci. Mi piace molto, anche se non l'ho ancora testata, la possibilità di avere un 12 volt in uscita con l'XT60 a 25 A. Lascia un po' a desiderare la costruzione, le plastiche, a vederla sembra una specie di sottomarca della Fossibot, ma in realtà secondo me è proprio un marchio a sé, sicuramente economico, però prodotto con un certo criterio. Mi è piaciuto l'XT90 per l'ingresso solare, che può sembrare una cavolata, ma la differenza tra un XT90 e un XT60 c'è, soprattutto se caricate spesso a 500 watt, scalda meno, insomma favorisce meglio il passaggio della corrente. Delle buone idee, delle prestazioni che sono assolutamente oneste. Sta continuando ad alimentare tutta questa zona dove siamo adesso, non mi ha mai dato problemi, la scarica è sempre stata costante, non ci sono stati comportamenti strani. I più attenti avranno notato che sul display visualizza 60 Hz. Col pulsante di alimentazione, in teoria tenendo
tenendo schiacciato il pulsante di alimentazione dovremmo poter cambiare da 60 a 50. Vedete che si è spento tutto, ha preso il comando a 50 Hz. Riattiviamo l'uscita C e vi confermo che comunque funziona tutto bene, compresa questa luce. Senza accorgermene abbiamo fatto una prova dove anche alimentando a 60 Hz non è esploso nulla e quindi siamo alle conclusioni. Allora, costa relativamente poco per essere una 2 kW di batteria con 2400 watt di uscita, costa mediamente poco. Come detto prima, non abbiamo funzionalità smart eccetera e non abbiamo purtroppo un riscontro su quello che è la durata nel tempo, la qualità interna, la resistenza delle componenti utilizzate. Io purtroppo provo tutto quello che mi capita se lo reputo interessante e questa lo è perché comunque funziona bene, al netto del fatto che non ha funzioni particolari e che la costruzione è un po' così. Io posso solo portarvi questo tipo di esperienza d'uso, poi se il prodotto tra un anno si guasta e dovete buttarlo via, questo non ve lo so dire. Viene venduta dal sito Geekmall, che è una piattaforma online di vendita con tutte le garanzie legali eccetera, però attenzione perché state sempre comprando un prodotto su internet, in caso di problemi, assistenza eccetera dovete avere pazienza, mandare 50.000 email, magari passano settimane prima che si riesca a risolvere un problema. Insomma, quando comprate online comunque cercate sempre di capire bene come state comprando, se ci sono nelle condizioni di vendita particolari problematiche sull'assistenza, i resi, le spedizioni eccetera, perché poi dopo magari dite porca miseria, l'ho comprato, l'ho pagata poco, ma in caso di assistenza non sono stati proprio fantastici. Bisogna avere tanta pazienza, dopodiché la pagate relativamente poco ma tirate comunque fuori dei soldi, ponderate bene se può essere un acquisto che può essere utile al vostro caso e io vi ringrazio. Se vi è piaciuto questo video un bel like, mi raccomando che non costa nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera. Se passate in negozio da Torino vi offro volentieri un caffè. Ciao a tutti da Massi Dattoli.